Amici e amiche del canale, prima di iniziare a parlare dell'argomento che verrà trattato in questo video, due semplici ma doverose precisazioni. La prima, più personale, quindi meno importante: non sono sponsorizzato da nessuno e l'oggetto di cui parliamo oggi l'ho acquistato e scelto con i miei modesti risparmi. La seconda, invece, quella più importante, visto che trattiamo l'argomento sicurezza, e che vorrei che fosse chiaro che da questo video passasse questo messaggio: questo riflettore non, ripeto, non sostituisce l'ARBA, o meglio ancora il kit ARBA pala e sonda. Fatte queste doverose precisazioni, iniziamo? Riflettore di salvataggio Recco. Ne avevate mai sentito parlare? Molti di voi sicuramente lo possiedono. Molti, come mi capita di leggere a volte, ce l'hanno in dotazione, ad esempio nel loro zaino, ma non sanno bene a cosa serve. Il riflettore Recco serve a renderci individuabili in montagna durante le nostre escursioni, i nostri trekking, uscite alpinistiche e altro ancora. Come funziona il riflettore Recco? Il riflettore risponde ai segnali provenienti da un rilevatore Recco e questo aiuta ad individuare chi lo indossa, chi lo porta con sé in caso di una possibile emergenza in outdoor. Concepito principalmente per essere indossato sullo zaino, negli ultimi anni, e questo mi fa molto piacere, questo prodotto possiamo trovarlo già inserito in moltissimi accessori o attrezzature dedicate anche a più discipline. Ecco che possiamo acquistare uno zaino con il riflettore già incorporato, ma anche in uno scarpone da sci. Se utilizzato in combinazione con un rilevatore, il dispositivo in nostro possesso funge da generatore armonico per rispondere e produrre un multiplo alle frequenze generate appunto dal riflettore. Il segnale di ritorno, una volta captato, viene opportunamente elaborato secondo i parametri stabiliti e aiuta il rilevatore e quindi i soccorsi che lo utilizzano ad individuare dove il segnale rimbalza, riflette, determinando quindi la posizione dell'infortunato o malcapitato di turno che appunto lo possiede. Il rilevatore trasmette alla frequenza di 917 MHz. Il segnale, una volta captato, di conseguenza raddoppia, portando la frequenza a 1834 MHz. Non ha bisogno di ricarica, tant'è che dove previsto si trova addirittura cucito all'interno, ad esempio nello zaino, che esce già dalla fabbrica con il rilevatore installato. È un prodotto quindi leggero, leggerissimo, poco invasivo, abbastanza economico. Il prezzo si aggira in genere sui 25 euro se acquistato fisicamente nei punti vendita, ma se acquistato online con le spedizioni può superare i 30 euro. Io l'ho acquistato su Amazon, trovate il link in descrizione. Prodotto che può essere anche spedito agli Amazon Locker, quegli armadietti dove possiamo andare praticamente quando vogliamo a ritirare il nostro pacco. Una comodità straordinaria, soprattutto per quelli come me che abitano in un paesino di montagna di 100 abitanti e ogni volta per cercare un punto vendita fisico che vende prodotti particolari deve percorrere molti chilometri. Non ha bisogno di manutenzione, avendo quindi una durata, salvo inconvenienti, illimitata. C'è più bisogno di caricarlo, non c'è più bisogno di cambiare le batterie. Sebbene il tutto la faccia pensare ad un dispositivo ideale per la ricerca sotto le valanghe, ed effettivamente Recco nasce per quello, con questo torniamo alla premessa di introduzione al video. Perché non sostituisce l'ARBA? Perché il dispositivo idoneo a lanciare e a ricevere di conseguenza il segnale di risposta non è in commercio, a differenza dell'ARBA, dove è necessario avere un dispositivo che consenta poi di segnalare la propria presenza all'altro dispositivo che ognuno degli escursionisti, alpinisti, sci alpinisti dovrebbe avere. Il rilevatore è disponibile solo per le stazioni sciistiche e per il personale idoneo, ovvero il soccorso. Con due dispositivi ARBA quindi possiamo, anzi va fatto ad ogni inizio uscita, un check sul funzionamento corretto. In questo caso non possiamo, perché abbiamo solo la possibilità, almeno per ora, in commercio di acquistare il riflettore.
Ecco perché è importante distinguere bene i due dispositivi e non credere che il riflettore Recco sostituisce l'ARBA, perché l'ARBA serve ad intervenire rapidamente in caso di valanga, mentre se ci affidiamo solamente ai soccorsi, anche se tempestivi, rischiamo di perdere del tempo prezioso. Nel mercato, oltre a questo dispositivo, è disponibile anche la modalità cintura. Uno dei vantaggi di questo accessorio è quello, come nel caso del sottoscritto, di poterlo spostare quando si utilizzano diversi zaini a seconda delle esigenze. Il riflettore vede il suo collocamento naturale, o forse è meglio dire consigliato, nei pressi della maniglia dello zaino, che quindi può essere spostato e installato su un altro zaino all'occorrenza. L'installazione è decisamente semplice, basta effettuare una semplice ma sicura bocca di lupo. Insomma, quando si parla di sicurezza, termine a mio avviso, e non è il primo video dove sottolineo questo, vale sempre la pena farci un pensierino, magari risparmiando qualcosina altrove e dotarsi di un semplice, leggero, pratico, economico dispositivo, ma che in situazioni, si spera sempre di no, di emergenza, può tornare davvero utile o può salvarci letteralmente la vita. Doverosa precisazione: se durante una ricerca più persone hanno il riflettore e questo potrebbe confondere l'esito della ricerca, c'è da dire a riguardo che, laddove sia ovviamente possibile, se notiamo un elicottero che resta più o meno fermo in un punto e quindi è in fase di ricerca e individuazione, è buona norma, se questo non compromette la nostra sicurezza, allontanarci per un po' di metri dall'area stessa. Il segnale di invio e di riflessione di risposta riescono a lavorare ad una portata di circa 200 metri. Recco consiglia, raccomanda di avere 2 riflettori posizionati sul corpo, possibilmente speculari, ma già averne uno significa comunque premunirsi e uscire in natura con le dovute accortezze necessarie, e questo non deve essere un motivo di ansia, casomai di autostima, perché quando si esce e si è preparati ad ogni evenienza significa che stiamo facendo le cose fatte bene. Insomma, per concludere, un piccolo oggettino che costa una volta e poi non costa più, assolutamente leggero, pratico, comodo, di cui davvero ci si dimentica, ma che in particolari occasioni, come magari per le cadute, in un punto dove non siamo visibili e dove, come spesso accade, si potrebbe anche svenire e quindi non attivare i soccorsi, ecco che questo piccolissimo oggetto può far rilevare la nostra presenza. Pensateci, scrivetemi nei commenti se conoscevate già questo dispositivo, se già lo possedete e se avete acquistato qualche prodotto dove il Recco era già previsto all'origine. Ci vediamo nei prossimi video.